Oggi vi porto nelle Marche. Le Marche sono una regione che ho visitato da poco durante un breve viaggio con Francesco, che me le ha fatte conoscere e amare. È da lì che viene la crema fritta che prepariamo oggi. Iniziamo col preparare la crema pasticcera, che altro non è che il ripieno dei nostri bocconcini fritti. Quindi in una ciotola ho messo i tuorli, gli albumi li teniamo da parte perché ci serviranno poi per impanare i nostri bocconcini. Quindi aggiungo lo zucchero nei tuorli e mescolo. Aggiungo anche la farina e mescolo. Perfetto, e adesso possiamo andare sul fuoco. In un pentolino metto il latte e la panna. Aggiungiamo anche il nostro composto di uova. Nel frattempo io ho acceso il fuoco, è un fuoco molto dolce. Mescoliamo fino ad addensare completamente la nostra crema. Come vedete adesso è diventata bella densa, quindi spengo il fuoco e la verso dentro una piccola pirofilina. La livelliamo per bene. Abbiamo due opzioni: o la lasciamo raffreddare così a temperatura ambiente per almeno 2 o 3 ore senza coprirla perché si deve asciugare e diventare quasi dura, oppure una volta fredda possiamo metterla in freezer, farla rassodare un po' perché poi dovremo tagliarla a cubetti. A voi la scelta. Ecco la crema pasticcera, io ho scelto di congelarla un po' per avere un taglio più netto. La crema, come vedete, deve avere un minimo di spessore perché, come abbiamo detto, dobbiamo fare dei cubetti, quindi non deve essere troppo sottile ma invece piuttosto alta. E adesso ricaviamo i nostri cubetti, prendiamo un coltello ben affilato, tagliamo prima in verticale e poi giriamo in questo modo e ricaviamo i nostri cubetti. Eccoli qua i nostri cubetti. Dobbiamo passarli prima nella farina, poi nell'albume e poi nel pangrattato. Sbattiamo un attimo gli albumi per fluidificarli e poi li impaniamo. Li passiamo prima nella farina, poi li passiamo bene negli albumi e poi infine nel pangrattato. E poi li metto su una teglia foderata con carta forno e continuo così fino a terminare tutti i miei cubetti. I nostri cremini sono pronti per essere fritti. Ho portato il mio olio a 170 gradi e adesso vado a inserire i cremini. Non ne mettiamo tanti perché sennò abbasseremo velocemente la temperatura dell'olio, perché ricordatevi che sono congelati. Ecco qua, li scoleremo una volta che saranno ben dorati. Ed eccoli pronti! Ed ora continuo con gli altri. I cremini sono pronti, nel cartoccio dei fritti faranno un figurone, io ne assaggio uno.